Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo punto. Questo punto si basa principalmente su 3 punti: la maglia alta, le catenelle e la maglia bassa, e si lavora alternando 2 giri, quindi questo il giro di maglie alte e poi un giro con le maglie basse. Per realizzare questo campione io andrò a utilizzare del cotone, quello IG della Tessiland, e lo vado a lavorare con un uncinetto numero 3, e poi ci serviranno anche delle forbici. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come Mille Creazioni Sonia. Per realizzare questo punto andiamo ad avviare un numero di maglie multiplo di 6, quindi nel mio caso io andrò a mettere 30 catenelle, 1 2 3 4 5 25 e 30. Una volta realizzate le catenelle vado a fare 3 catenelle e nell'ultima catenella, quindi nella quarta partendo dall'uncinetto, nell'ultima, quindi nella 30ª catenella, vado a fare una maglia alta. Le 3 catenelle che ho fatto prima in più rispetto alle 30 sono praticamente la prima maglia alta del giro, quindi le catenelle equivalgono alla prima maglia alta, poi facciamo una maglia alta, quindi la seconda maglia alta, e andiamo a fare un'altra maglia alta, quindi in totale qui abbiamo 2 maglie alte e le catenelle. Adesso una catenella, salto una maglia qui di base, vado nella successiva e adesso lavoro 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3. Adesso nuovamente una catenella, salto una catenella di base e lavoro di nuovo 3 maglie alte, di nuovo una catenella, salto una catenella di base e lavoro 3 maglie alte. Proseguo in questo modo fino a fine giro. Una volta finito il giro finisco facendo le 3 maglie alte, quindi ho iniziato con 3 maglie alte e finisco con 3 maglie alte. Questo è il primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Questi 2 giri che andremo a fare si ripeteranno per tutto il lavoro, quindi adesso andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 4, giro e lavoro, entro qui dove ho saltato, ho fatto la catenella e ho saltato una maglia, entro e vado a fare una maglia bassa. Adesso conto 3 catenelle, entro di nuovo qui nel buchino e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, entro qui nel buchino e faccio una maglia bassa e proseguo in questo modo per tutto il giro, quindi 3 catenelle, entro nel buchino e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, entro nel buchino e faccio una maglia bassa, adesso qui siamo nell'ultimo punto, quindi adesso facciamo in questo caso 3 catenelle e la maglia bassa andiamo a farla nella terza catenella delle catenelle. Qui nel giro precedente abbiamo fatto 3 catenelle e 2 maglie alte, quindi nella terza catenella
andiamo a fare una maglia bassa in questo modo. Adesso facciamo 3 catenelle, giro e lavoro, vado a lavorare qui 2 maglie alte, la terza maglia alta risulta le 3 catenelle che abbiamo lavorato. Quindi fate il primo gruppo di maglie alte, faccio una catenella e ripeto il primo giro, quindi 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, una catenella, lo faccio qui all'interno delle catenelle che abbiamo fatto prima, quindi 3 maglie alte. Se volete potete andare a lavorare proprio le catenelle, io di solito entro all'interno del buco che si forma, una catenella e vado qui in quest'altro buco, e proseguo in questo modo fino alla fine del giro. Qui nell'ultimo punto vado a lavorare le 3 maglie alte così normalmente, 2 e una 3, e anche questo terzo giro l'abbiamo finito. Qui se volete l'ultima maglia alta potete lavorarla nella prima catenella, quindi qui c'è una catenella, diciamo nella seconda, quindi non nella prima, nella seconda, in questo modo, o se no tutte e tre all'interno, come preferite. Adesso dobbiamo andare a ripetere il secondo giro, quindi andiamo a fare 4 catenelle, giriamo il lavoro, entriamo qui in questo buchino e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, entro in questo buchino e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, entro qui nel buchino e faccio una maglia bassa e proseguo fino alla fine del giro. Arrivati qua faccio le 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa qui nella terza catenella. Ve lo faccio vedere nuovamente, quindi 3 catenelle qui in questo punto, nella terza catenella faccio una maglia bassa. Adesso vado a ripetere nuovamente il primo giro, poi il secondo, e poi di nuovo il primo e poi il secondo fino alla fine del vostro lavoro. Una volta che andate a fare l'ultimo giro, quindi completate facendo una catenella e lavorando così come avete lavorato nei giri precedenti, in questo modo. Poi andiamo a fare una catenella e possiamo tagliare il lavoro, il filo, ecco qua, e abbiamo così concluso il nostro lavoro. Questo è il mio campione concluso. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che questo punto vi sarà utile. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vederlo che ricondividerlo. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!